L'anno scorso vi ho lanciato una sfida alla quale avete aderito in migliaia. Ho progettato il cartello gelati San Montana Kids che avete trovato esposto in tutti i locali, bar e spiagge d'Italia. E la missione per voi era una: scoprire la parola segreta nascosta nell'immagine. C'erano 7 lettere, alcune più, altre meno evidenti, dall'alto in basso. Siete riusciti a trovarle? Ebbene sì, che dire, mi avete scritto in moltissimi, tra i commenti sul video, su Instagram, privatamente. Siete stati molto acuti. Ed è per questo che anche quest'anno mi sono messa al lavoro per riprogettare il cartello San Montana Kids, ovviamente mettendoci del mio, e quindi ancora una volta ci sarà spazio anche per voi. Visto che apprezzate questi racconti con il dietro le quinte sui lavori che svolgo, partiamo dall'inizio. Ho lavorato a questo cartello tra novembre e dicembre dell'anno scorso, perché sì, quando si parla di cartelli gelato bisogna prepararli con molto anticipo. Questo è il cartello dell'anno scorso, lo sto portando con me in tutti i traslochi, cambi di studio e cose di questo tipo. Sono veramente contenta che San Montana mi abbia chiesto di lavorare al cartello anche quest'anno, perché significa che il progetto dell'anno scorso è piaciuto moltissimo non solo a loro, ma anche a voi. È molto gratificante sapere di aver fatto un buon lavoro, quindi grazie. Per quest'anno avevo varie idee in mente che mi sarebbe piaciuto sviluppare, ve le mostro. La prima idea potrebbe essere un cartello che richiami lo stile di Monument Valley. Non so se conoscete questo particolare tipo di estetica e di gioco, richiama molto delle geometrie un po' in stile Escher, è in poche parole un vettoriale con vari gradienti e si sviluppa su vari piani di profondità che si intrecciano. È uno stile che mi piace molto, ma potrebbe non essere molto adatto a un pubblico giovane, quindi altra idea. Seconda idea, un mondo fantasy in stile cartone animato cutout, abitato da tante creaturine divertenti, tra le quali si trovano anche i gelati. I gelati sono i protagonisti del mondo. Non mi piace fermarmi a due, quindi terza idea potrebbe essere un ambiente caramelloso e spaziale dove vari gusti si adagiano sopra le nuvole. Ecco, più che un'idea, secondo me questa qui è una suggestione, andrebbe sviluppata molto meglio. Non so. L'anno scorso, se vi ricordate, ho presentato 3 proposte diverse, perché avevo effettivamente 3 idee che mi piacevano e volevo confrontarmi col cliente. Ma quest'anno un twist. Mi piace presentare più idee, ma solo se ci credo veramente in tutte quante. Altrimenti sapete cosa succede? Che vai da un cliente, speri che ne scelga una e poi sceglie sempre quella che non ti piace. Quindi a volte vale la pena presentare un progetto solo, ma fortissimo. Lo devi proprio presentare così. Non ascoltatemi, non siate letterali, vi prego. Quindi a me piaceva l'idea 2, il mondo fantastico, e sono andata con quella. E a San Montana l'idea è piaciuta, quindi si comincia. Nella bozza che ho realizzato quest'anno ho suddiviso l'immagine in aree tematiche. Ogni area ha un colore dominante. Qui abbiamo il rosa-viola con il cielo, gli uccelli volatili, le montagne, una cosa molto pastellosa, molto carina. Ci spostiamo e dopo il rosa abbiamo un bel prato verde. Eccolo qua. Ora lo vedete molto abbozzato, ma è un'idea di massima. Sul prato ci sono sassi, funghi, cose di questo tipo. Ancora scendiamo e troviamo una foresta. Tra le fronde ci sono vari frutti. Nel cartello ci sono appunto ghiaccioli di varie tipologie. E poi scendiamo ancora e troviamo una bella onda, una sorta di cielo con delle nuvole e una superficie caramellosa. Ah, e poi dimenticavo una cosa. In alto mi piacerebbe molto fare il sorriso della San Montana, che è uno degli elementi cardine del cartello, come se fosse un enorme blocco di ghiaccio contenente tantissimi dinosauri. Questa, secondo me, se riesco a renderla bene, l'ho trovata carina. Quindi super in bozza, il cartello dovrebbe avere un aspetto di questo tipo. Naturalmente poi sopra ci saranno i gelati e quindi sarà molto più pieno, molto più carico. La più grande difficoltà che ho in questi casi è proprio quella di riuscire a far sì che la grafica si noti nonostante sia quasi completamente coperta. Deve fungere da supporto, abbellire, enfatizzare, ma senza rubare l'attenzione. Può essere impegnativo. Comunque, mettiamoci al lavoro. Ho lavorato a questa bozza insieme alla mia assistente Echo Kyo, che ringrazio sempre molto per il suo supporto. Abbiamo consegnato a San Montana una prima versione e gli è piaciuta molto, quindi mi sono messa al lavoro sul definitivo. Vi mostro il primo risultato che ho ottenuto, eccolo qua. Le aree tematiche penso che si distinguano bene. Ho deciso di spostare il cielo un po' più sull'arancione anziché sul rosa, perché il rosa me lo sono tenuto da parte per quest'area qua in basso nella quale c'è lo stecco unicorno. Secondo me il sorriso è venuto molto carino, ma forse la parte che mi convince meno dell'immagine è questa qua in basso, che originariamente avevo pensato un po' come se fossero tipo dei tubi, quindi volevo metterci una componente tecnologica in questo mondo fantastico. Però forse col senno di poi questa zona è un po' caotica, forse la cambierei. Bisogna vedere anche con i gelati inseriti come verrà, quindi devo fare delle prove. E infatti dopo un po' di prove, anche una prova di stampa, ho deciso di togliere tutti i bordi neri dall'immagine, rendendo il line art colorato in ogni suo punto. In questo modo i disegni restano, ma sono meno evidenti, meno forti, si dà più spazio al gelato. Ho tolto completamente la parte tecnologica, ho lasciato il mare, ci ho messo dei pescetti, dei polipetti, dei granchietti. Mi sembrava più sensato, anche più in tema con il gelato, il mare. Fatto questo, il cartello è pronto per andare in stampa. Ed è con grande orgoglio, signori e signori, che vi mostro
Vedi che lo sto guardando per la prima volta anch'io dal vivo. Che bello. Yeah. Che vi mostro il cartello San Montana 2024, che sembra quello del 2023 ma è quello del 2024. Guardate che carino il sorriso qua in alto. Mi piacciono un sacco questi dinosauretti che sono congelati insieme a dei mirtilli, a del limone. Poverini, che cosa è andato storto nella loro vita. Ma ora voi direte, ma scusa, tu ci hai promesso una collaborazione, noi qui vediamo un cartello, ma dove sta la sfida? Calmi. Vi stavo giusto appunto dicendo prima che per creare un mondo fantastico non è sufficiente l'ambientazione, servono anche i personaggi, i protagonisti, no? Della storia, dell'avventura. E quali personaggi potranno mai esserci in un mondo del genere? Naturalmente i gelati. E quindi ho pensato di rielaborare 5 gelati iconici per trasformarli in altrettanti personaggi. Vi mostro. Il primo gelato che vorrei ridisegnare è Sansonì, un gelato che sin da piccola mi ha sempre stregato per questo suo aspetto incredibilmente appetitoso. Una cialda di cono con gelato alla panna e strisce di copertura al cacao, che per la forma che hanno mi fanno pensare quasi a dei capelli dread. Avete presente, no? E sarebbe molto interessante provare a immaginare un personaggio che ha questi capelloni altissimi, sotto c'è una testa e magari questi capelli potrebbero anche cadergli un po' sul volto, perché no? La cialda un po' più larga sopra potrebbe trasformarsi nel busto e gli mettiamo anche un paio di occhiali giganti. E sta ascoltando la musica. Chiarissimo, guardate l'elaborazione della bozza che ho appena fatto. Questo è talento. Provo a elaborarla un pochino. Dopo vari tentativi questa potrebbe essere un'idea carina per Sansonì. Ho un po' rivisto i colori, naturalmente, perché sennò se ci rifacciamo sempre ai soliti gusti si rischia anche di rimanere un po' sul monocromatico. La forma secondo me è abbastanza riconoscibile e quindi abbiamo questo personaggio senza un piede, non so perché, che sta ballando al ritmo di musica col suo stereo, molto anni 80. Anche i colori secondo me sono un po' anni 80. Ora diamogli un tocco un po' più definitivo, portiamolo al livello successivo. Eccolo qua, ufficialmente Sansonì è concluso. A me non dispiace, lo trovo molto simpatico. È un bel personaggio e sono contenta che sia il primo da inserire all'interno del mondo fantastico. Ma non perdiamo tempo, passiamo subito al prossimo. Il prossimo gelato è Tandem. Un gelato al gusto vaniglia con panna e cacao, racchiuso da un lato con 2 biscotti con gocce di cioccolato e dall'altro una copertura al cacao con granelle di biscotti. Questo era un personaggio particolarmente interessante da sviluppare. Mi sono chiesta in che modo si dovesse guardare il gelato per poterlo creare. Quindi questa dualità di questo gelato, come la vogliamo mettere? Orizzontalmente, verticalmente? È abbastanza difficile da decidere. La prima versione che ho sviluppato è questo squaletto che va al lavoro col suo caffè americano e la sua 24 ore, ma non mi convinceva del tutto e ho pensato per Tandem a ispirarmi a un noto personaggio dei cartoni animati. Provate a indovinare qual è. Vi mostro la mia bozza, eccola qua. Rimane un po' il concetto dell'impiegato che va al lavoro, ma in questo caso il cacao con granella è diventato un po' il vestiario del nostro impiegato. Fatemi sapere se vi ricorda qualcuno, che io nel frattempo mi metto al lavoro sul definitivo. Eccolo, è proprio lui, pronto, curato di tutto punto per andare al lavoro. Secondo me è un personaggio molto simpatico, fa anche molto contrasto con Sansonì, quindi ci stanno come primi 2 abitanti di questo mondo. Il terzo personaggio è Donny, una ciambella al gusto vaniglia con copertura gialla o rosa e sferette di zucchero colorate. Ora io lo so cosa state pensando, che il primo pensiero che arriva alla mente è il classico poliziotto americano che si mangia la ciambella, ma no, io voglio immaginare le 2 versioni di Donny come se fossero 2 crocchie sulla testa di un personaggio molto timido. E vi dirò di più, mentre lo stavo disegnando ho notato che i 2 bastoncini che escono dalle crocchie mi ricordano quasi un po' tipo le orecchie di un agnello, quindi c'è anche una componente furry interessante. Questa è la prima bozza e ho pensato di svilupparla in questo modo qua. Una simpatica ragazza un po' timida che tiene degli spartiti in mano, magari un musicista, perché no? Beh, secondo me ci potrebbe stare. Mi metto al lavoro sul definitivo. E anche Donny è pronta. Poi sono molto curiosa di vedere tutti questi personaggi uno di fianco all'altro, perché quello sarà il momento topico. Nel frattempo mi accontento di guardarli individualmente, con molta impazienza aggiungo. Prossimo gelato. Lì per lì è uno dei miei gelati preferiti, è quello che scelgo sempre, anche se non riesco mai a gustarmelo fino in fondo, perché il gelato è al limone ma lo stecco è alla liquirizia, che è un gusto che mi stufa subito. Ma questo non mi impedisce di prenderlo ogni volta comunque. E in questo caso la mia primissima bozza era un semplice ragazzo che va a scuola e ho immaginato le gambe come un unico tronco. Però poi mi sono detta, ma lavoriamo un po' di più con la fantasia, cos'altro ti viene in mente? Cos'altro può essere? Ed è lì che è apparso il gelatosauro, lì per lì. Questo è uno dei miei gelati preferiti finora. Mi sono presa qualche licenza poetica, naturalmente, per trasformarlo in un dinosauro, però richiamando anche un po' il cartello, secondo me è proprio perfetto.
questa è la versione finita, con tutto il rendering, le sfumature, le ombre, le luci e tutto quanto. Ma resta ancora un ultimo gelato da mostrarvi. Ultimo, ma non certo per importanza. E il gelato in questione è lo Stecco Unicorno. Gelato al gusto vaniglia e popcorn, con variegatura al gusto caramello salato. D'altronde abbiamo inserito una serie di personaggi umanoidi, diciamo. C'è una sorta di mostro, manca un destriero, un mezzo di trasporto, qualcuno che accompagni questi personaggi in giro per il mondo fantastico. E quindi sì, unicorno. Se volete vi mostro la versione finale. Eccolo qua, questo è l'ultimo personaggio che ho ridisegnato e finalmente posso mostrarveli tutti quanti insieme. Piu 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 piu! Sansoni, Tandem, Donny, lì per lì e lo Stecco Unicorno! Quante avventure li aspettano nel loro mondo fantastico, ma soprattutto quanti altri personaggi incontreranno. Signori, è qui che entrate in gioco voi. Quest'anno vi lancio una nuova sfida, quindi. Andate a cercare questo cartello San Montana in giro per le spiagge, locali, bar d'Italia e trovate un gelato tra questi da ridisegnare nel vostro stile. Trasformatelo in un personaggio, può essere uno di quelli che ho realizzato io oppure anche uno differente. Sarebbe molto bello riuscire a ricreare l'intero cartello completamente cartoon, no? Quindi se quest'estate siete in spiaggia un po' annoiati perché non sapete cosa fare, create un personaggio ispirato al vostro gelato San Montana preferito e pubblicatelo su Instagram taggando Frafrog e San Montana. I disegni più belli li ricondividerò nelle storie. E sappiate che avete tutto agosto per divertirvi con questa sfida di disegno, perché a fine estate farò un video riepilogativo con i personaggi che mi sono piaciuti di più. Che dire ragazzi, spero che il progetto di quest'anno vi sia piaciuto. Io sicuramente mi sono divertita moltissimo a farlo. Grazie mille per aver visto il video, grazie a San Montana naturalmente, e ci vediamo alla prossima. Fate il bagno e divertitevi.